Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrano i pesci tendenze energetiche affettive per la prima parte di febbraio 2024. Ragazzi, abbiamo la carta della forza. Si parla di coraggio, si parla di forza di volontà, si parla di effettuare una scelta anche, perché quando c'è la forza si parla sempre dell'andare avanti, diciamo con il cuore aperto. È anche una carta di grossa generosità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link agli oroscopi del 2024 e ai corsi del 2024. Queste sono letture generali, ragazzi, valgono per gli affetti, quindi potrebbero essere relazioni di coppia, relazioni familiari o tra amici. Io vi dirò un po' la linea generale il movimento generale dell'energia. Cercherò anche di fare alcuni esempi, voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo con un 4 di spade, il mago, un 4 di coppe, un fante di denari, un 7 di coppe, un 5 di denari, e un 6 di bastoni. Allora ragazzi, partiamo da questo 4 di spade, che è una carta che mi dice come se fosse stati, ehm, diciamo per conto vostro per un determinato periodo di tempo. Può essere che qualcuno sia ancora in questa fase, diciamo, di recupero energie. E poi abbiamo questo mago, quindi qui secondo me può iniziare un'azione con intenzione. Vi dirò, a livello di figura abbiamo solo questo fante di denari. Adesso andiamo avanti mano a mano, vediamo carta per carta. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo l'imperatrice e un re di coppe. Allora, qui ho come l'idea che ci sia qualcosa che non cresca con queste due carte al contrario. Potrebbe essere una situazione legata ad una madre, considerato che abbiamo l'imperatrice, o legata anche ad un padre, visto che abbiamo il re di coppe. Quindi per molte persone magari potrebbe risuonare come una situazione familiare. Andiamo a vedere il mago. Come se qui ci fosse qualche cosa che non sta crescendo e, e avendo il 4 di spade è un po' come dire, ok, mi, mi isolo, come vi posso dire? Sì, mi prendo un tempo per riflettere, per curarmi, per ricaricare l'energia, per studiare anche in alcuni casi, eh. Allora, il mago è spiegato da un 3 di spade, scusate, un 3 di coppe, un 9 di bastoni e un asso di denari. Allora, devo dire che qui abbiamo mago e asso di denari, quindi è come se ci fosse un nuovo inizio. Lo sento un po' solitario in realtà questo inizio, come se non aveste l'appoggio di chi vi sta intorno. Però qui si tratta di stabilire quali sono i limiti, stabilire quali sono i paletti, stabilire quali sono
qual è la vostra zona di comfort. Il 9 di bastoni è una carta che mi dice che avete bisogno di mettere come dei confini tra voi e gli altri. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 2, 2. 2 di pentacoli e 2 di spade. Allora, devo dire che con questo 2 di spade c'è come una sorta di nebbia nei vostri pensieri e devo dire che avendo anche questo 2 di pentacoli vi vedo un po' che non sapete bene che cosa fare, no? Probabilmente qui vi prenderete un periodo per riflettere su una determinata decisione da prendere e qui vediamo che con questi due, uno, potrebbe esserci un movimento nella prima settimana di febbraio, però vi vedo un po' titubanti, diciamo così. È come se cercaste delle soluzioni guardando solo davanti a voi e non aprendo la vista a 360 gradi. Tenete presente che il 2 di Pentacoli è una carta che parla anche di karma, quindi è un po' come se ci fosse un ciclo che si ripete. Andiamo a vedere il fante di Pentacoli. Allora abbiamo la torre e nuovamente un 4 di spade. Allora ragazzi, siccome la torre è una carta che parla di rottura di schemi, caduta dell'ego, rottura delle certezze, degli equilibri, di certe realtà, io qui ho come la sensazione che abbiate bisogno di rivedere un attimino quelli che sono i vostri pensieri inerenti a questo fante di pentacoli, che per qualcuno può essere il partner, per qualcuno può essere i figli, o un figlio, diciamo. Il discorso della fratellanza o dell'amicizia lo sento poco in questa lettura, però magari qualcuno può risuonare anche così. Andiamo a vedere 7 di coppe. Fante di spade. Quindi nuove e 5 di bastoni, nuove idee ci sono, con questo 7 di coppe come se si aprissero una serie di possibilità nella seconda settimana di febbraio. Vi devo dire che vi sento un po' combattuti, un po' questa energia qui mi ritorna un po' con questo 5 di bastoni. È come se ci fosse qualcosa di fresco, di nuovo, di giovane, di acerbo, che può partire, però che fa fatica a partire, come se fosse un'idea nuova, un progetto nuovo. Può essere anche una relazione nuova, chiaramente. Vi dirò, con questo 3 di coppe per qualcuno potrebbe trattarsi di una, diciamo, una relazione con più persone ehm, alla quale voi avete dato un ultimatum, cioè a me non va più bene stare in 3 o 2 o niente. Ecco, la sento anche un po' in questo senso. Allora, queste sono cadute, le guardo ma non le prendo. Allora, fante di pentacoli e 10 di coppe. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Papa. E 10 di pentacoli. Ah. Dunque, è interessante perché? Perché qua abbiamo un 5 di pentacoli che è una carta di perdita e qui abbiamo invece il 10 di pentacoli che è una carta di denaro che arriva, di contratti. Qui ho come la sensazione, perché c'è anche il Papa ragazzi, potrebbe esserci proprio un'ufficializzazione. Però vedendo questo 5 di pentacoli è come se non fosse quello che voi vorreste. Cioè, vi dico, abbiamo un Papa e un 10 di pentacoli, parla di contratti, di ufficializzazione, di cerimonie, di celebrazioni, di matrimoni, parla di, come vi posso dire? Sì, qualche cosa che è ufficializzato, qualche cosa che è reso pubblico. Però qui è come se aveste una delusione inerente a questa cosa, o perché la situazione non è esattamente quello che voi vi aspettavate, o perché magari ve lo aspettavate appunto in un altro modo. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni.
regina di coppe e 8 di spade. Voglio un'altra carta per questo papa. Imperatore e appeso. Allora, vi dirò ragazzi, siccome anche qui avevamo un re di coppe, qui abbiamo la regina di coppe, qui abbiamo l'imperatrice, qui abbiamo l'imperatore, potrebbe proprio essere una questione o familiare o di coppia. Perché potrebbe rappresentare un padre, questo imperatore. Però ragazzi, qui ho come la sensazione, perché c'è anche l'appeso, è come se un potere, una stabilità, un riconoscimento, un qualche cosa che vi rende sicuri e stabili fosse in stand-by. Vi dico, queste sono 3 carte di concretezza, di stabilità, di matrimonio, di qualche cosa che cresce e che è concreto. Quello che mi stupisce è che appunto abbiamo questo 5 di pentacoli che è una delusione, che è una carta di qualcuno che ha delle ferite da sanare, da guarire. Allora, ho anche questa percezione, potrebbe anche essere che la famiglia, la relazione che avete creato sia effettivamente bella, nel senso oggettivamente non ci sia niente da dire su questa relazione, ma vedendo questo 6 di bastoni al contrario e poi questo 8 di spade ho come la sensazione che o voi ve l'aspettavate diversa o vi è un po' troppo stretta o insomma non siete completamente soddisfatti di quello che di questa relazione, sia che sia un padre, sia che voi siate i figli, sia che voi siate i genitori, sia che siate i partner. Tenete presente che queste sono 3 carte di concretezza, di contratti, di cose durature, cose lunghe, accordi diciamo lunghi. Il Papa è anche la carta del matrimonio, anche il 10 di pentacoli molte volte fa riferimento al matrimonio. Però vedendo poi anche questo 6 di bastoni è come se alla fine, nonostante questo risultato, non foste appagati. Potrebbe anche essere semplicemente un contratto per una casa, ipotesi. Non lo sento tanto, però diciamo che c'è il 10 di pentacoli e l'imperatore che me lo possono far pensare. Ecco, andiamo a vedere un'altra carta per la torre. Re di bastoni. Ho come l'idea che qualcuno qui non si senta nel proprio potere personale. Per quello che qua non si vedono tante vie di uscita. Perché con questo re di bastoni è come se non aveste la maestria di gestire l'energia di questo periodo. E siete comunque in una fase, diciamo, di riservatezza qui, ok? Con questo 4 di spade. Andiamo a vedere un oracolo, grazie. Allora, questa carta vi dice di guardare, di osservare, parla di qualcuno che sta facendo stalking, cioè qualcuno che vi osserva in modo ossessivo, di gaslighting, ve lo metto qui così lo cercate come è scritto, fondamentalmente è diciamo, un atteggiamento dei narcisisti, il gaslighting, cioè è un modo di confondere le idee all'altro, alla vittima. Parla di percezione e di focus. Guardate, vi mettete degli occhiali da sole, è come per dire, mettetevi gli occhiali, nascondete i vostri occhi e guardate, osservate, controllate le dinamiche di comportamento. Qui avete anche un fante di spade che vi viene molto bene in questo senso e qui lo vedo, cioè osservate, calcolate, calibrate, valutate tutte le possibilità o le illusioni, perché 7 di coppe fa anche riferimento alle illusioni che avete voi in testa, perché qui ci sono come dei conflitti che non vi portano, scusate, a essere soddisfatti. È come se ci fosse qualche cosa che non vi completa.
nonostante tutte queste belle carte, andiamo a vedere un oracolo di questi che sono come dei mantra per sviluppare l'amor proprio. Li potete recitare durante la giornata se vi fa piacere. Allora, Aurora, carta numero 4 e 33, Serenità. Allora, questa carta vi dice che siete, allora il mantra, diciamo da dire, è sono rinnovato con il calare di ogni giorno. Poi anche nei commenti qua mi hanno fatto notare che l'aurora è dopo l'alba. Io ho sempre pensato che fosse alle 6 di sera, però ognuno di voi lo prenda come più preferisce, insomma, come meglio preferisce. Quello che ci tengo a dire di questa carta è e che richiama me, è che ci sono degli orari del giorno specifici, che sono quelli usati dal clero, diciamo, ehm, che sono più indicati per fare i lavori di meditazione, di manifestazione, e sono gli orari delle 6, le 11 del mattino, le 6 e le 11 del pomeriggio o della sera, insomma. Magari vi può essere utile. E poi abbiamo questa carta che si chiama Serenità e dice: sono calma, in pace e serena. In inglese non c'è il maschile e il femminile, io parlo il femminile perché sono donna, ok? Però vale anche ovviamente per gli uomini. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Cercate un attimino di uscire, dov'è qua, da questo 4 di coppe, perché il 4 di coppe io la chiamo la carta della cecità, perché la persona è talmente focalizzata in quello che non ha, perché le coppe davanti sono vuote, che non vede quali sono le possibilità esterne, le possibilità alternative. Bene, fatemi sapere con un commento o con un like. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi e condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail o potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!